Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere un gioco abbastanza famoso nell'ambiente Linux, ma che comunque potete trovare multipiattaforma. Il gioco è 0AD, per chi non sapesse cosa significhi 0AD significa Anno Domini, quindi Anno del Signore. In effetti non saprei dire se il gioco sia ambientato effettivamente nell'anno 0, però deduco sia più o meno quello il periodo, non sono uno storico, quindi non è il mio campo. Comunque, andiamo alla partita singola e qui possiamo scegliere il numero di giocatori, o meglio il numero di giocatori definito dalla dimensione della mappa, scegliere le IA o altri giocatori, il tipo di civiltà che può essere casuale oppure una di quelle presenti. Io sceglierò i romani e il colore rosso. Dov'è il colore? Non posso sceglierlo, va bene, il blu. Romani, perché Make the Roman Empire Great Again, prendiamo di nuovo l'impero romano grande, e gli altri giocatori, insomma, così come capita. Scegliamo una mappa, magari non con due, facciamo con più giocatori, magari così possiamo vedere anche le dinamiche riguardo alla mercanzia, al mercanteggio. Ho dimenticato come si parla. Tra l'altro forse c'è poi qualche mappa in più rispetto all'ultima volta che ho giocato. Vediamo. Facciamo. Duello tra le rupie è bello. Dai, facciamo Acropoli greca. Seleziona. Casuale. Qui abbiamo come giocatore abbiamo il tipo di IA Petra, non so cosa sia, ma so solamente che è l'unico tipo di IA, quindi in maniera molto democratica scegliamo quello. Quale le condizioni della mappa? Abbiamo questi giocatori. Livello massima popolazione 300, massi dai lo lasciamo a 300 anche per fare degenerare tutto il gioco. Conquista sì, meraviglia sì, regicidio non l'ho mai provato, vabbè, lasciamo così e iniziamo la partita. Ok, qui abbiamo il nostro ambiente base, iniziamo dalle donne con cui raccogliamo la frutta. I soldati li andiamo a raccogliere la legna e il cavallo a raccogliere la cacciagione. E iniziamo con lo sviluppo di nuove unità. La scelta dei compiti non è casuale, infatti ogni personaggio ha le sue... non mi dà la parola. Le sue... insomma, ciò che sa fare meglio e peggio. Per esempio i civili, i plebei sono bene nella raccolta di frutta e di cibo, un po' meno nella raccolta del legno e pessimi nell'estrazione dei minerali. Tra l'altro vedo che adesso anche gli uomini possono essere civili, perché questo gioco non ha ruoli di genere, molto proiettato in avanti, quindi anche gli uomini possono pensare alla raccolta di frutta e verdure, occuparsi della casa. Mentre invece i soldati sono molto più abili nell'estrazione dei minerali e nella raccolta del legno. Abbiamo una nuova civile e andiamo avanti così. Per adesso questa parte è molto importante, mettiamo una casa. In questa parte è molto importante la raccolta di risorse, perché siamo all'inizio, ma anche la costruzione delle case, perché abbiamo un limite dei civili, della popolazione che possiamo avere a seconda del numero di case. Qui sto perdendo tempo con le spiegazioni e non penso a generare nuove unità, cosa molto importante. Più unità significa più risorse, più difese. È un videogioco strategico sulla falsariga di Age of Empires, per intenderci, se vi ricordate quel tipo di gioco o se vi piace giocarci.
Adesso generiamo qualche soldato per la raccolta del legno, che non guasta i 100. Qua abbiamo questo. Ok. Magari generiamo anche qualche altra casa, la Domus. A proposito, sapete, Domus era la casa la casa nella popolazione romana, da cui deriva il termine signore e signora, da cui poi viene a sua volta anche il termine domenica, che sarebbe appunto il giorno del Signore. Così, curiosità a caso. Ops, faccio le curiosità e mi dimentico sempre di generare nuove unità, che non guasta. Questa andiamo. Ah, qua stanno facendo le patti di neutralità gli altri giocatori. Vediamo di farli anche noi dei patti, se ci riesce, così evitiamo che ci scannino al primo assalto. Allora, qui sappiamo. Allora, C più 100% salute. Questo lo facciamo dopo. Allora, da qui possiamo scegliere se avere alleati o meno. Non sotto alleato, va bene. Vediamo che un patto va bene, vaffanculo. Molto diplomatico il signor Alara. Generiamo un altro cavallo. Ah, qua vedo che abbiamo un giacimento di ferro vicino, ma ci penseremo dopo. Per adesso siamo ancora nella prima fase del... Ah, qui abbiamo finito. Andiamo con lui. Ecco. Dicevo, qua siamo ancora nella prima fase del nostro popolo, della nostra civiltà, e quindi siamo nella fase del legno, ecco, quindi possiamo aspettare per il metallo, non è ancora necessario per noi. Ciò che ci interessa in questo momento è costruire quante più case possibile, per avere più popolazione, prendere più risorse, e in questo caso legno. Costruiamo un'altra casa. E magari adesso costruiamo anche un magazzino. Il magazzino è molto utile perché ci dà un punto di raccolta delle risorse molto più vicino rispetto il foro, sarebbe il centro città romano in questo caso. Allora, qui a tutti questi ci facciamo. Allora, noi adesso così piazziamo l'albero col tasto destro e tutte le unità che creiamo andranno direttamente a tagliare gli alberi, così automatizziamo un po' i processi. Qui 70, aspettiamo un pochino, anzi non aspettiamo, costruiamo subito un'altra casa, perché stiamo per raggiungere il limite, quindi è meglio che ci sbrighiamo. E appena, ecco, con questo aumentiamo la velocità di estrazione della legna, cioè di tagliare la legna. Tagliamo altro poco di legna qui. Ah, avevamo un cavallo. Andiamo a raccogliere questo e magari... qua abbiamo dei campi. Ecco, magari ci dedichiamo adesso anche un poco alle difese e all'esplorazione. Selezioniamo tutti i civili e costruiamo un altro magazzino. Gaia mi ha attaccato, dove mi ha attaccato Gaia? Ah!
A questo punto prendiamo i cavalli e ci difendiamo dai lupi. Almeno, insomma, abbiamo come difenderci così. Ma possiamo già passare alla fase cittadina. Questo è molto buono perché ci sbloccherà nuovi edifici da costruire, molto più utili. A questo punto ai soldati assegniamo il ferro qua. I civili lasciamo continuare a raccogliere la legna. Proviamo anche a stabilire qualche altra alleanza con gli altri popoli, vediamo. Rifiuta la richiesta. Ok. Minurus e io siamo neutrali. Questo significa che Minurus non ci attaccherà. Vediamo a nome cosa dice. Sono obbligato a declinare la richiesta per un patto di neutralità. Ok. E allora, così per adesso. Allora, qui aumentiamo la velocità di estrazione con l'ascia. Quella è la raccolta ferro, però dovremmo dedicarci anche al cibo in questo momento. Allora, come si faceva? Così per, se ricordo bene, per convertire un edificio. Vediamo se funziona. Perché non sarebbe male effettivamente convertire gli edifici. No, non funziona, mi sa che possono farlo solamente i soldati. A proposito, sempre a proposito di curiosità etimologiche, non so se sapete, la parola soldato viene da solidus, che era un tipo di moneta coniato nell'antica Roma e significa quindi pagato con i soldi. In effetti poi parte della paga dei soldati romani era integrata anche col sale, che era che era molto prezioso all'epoca, molto raro, e serviva anche alla conservazione di carne e pesce, non esistevano i frigoriferi. E proprio da questo pagamento col sale viene la parola salario. Allora, i cavalieri li mandiamo in esplorazione. Andiamo un poco nei dintorni. Oh, qui c'è un poco di cavallo, carne di cavallo, come si dice a Catania. Insomma, spero di averlo pronunciato bene, che è tanto tanto buono. Non so, non ho mai mangiato carne di cavallo. Allora, vediamo se funziona. Sì, ok, così stiamo convertendo l'edificio. A questo punto, una volta convertito, ritorniamo alla canapa di ferro. E invece i civili e andiamo qua a che ai campi. Questo ci garantisce risorse alimentari virtualmente infinite. Anche perché scarseggiamo adesso di cibo e ne abbiamo bisogno. Se non abbiamo il cibo, non abbiamo la popolazione.
soldato qua in mezzo, lo mandiamo qui in miniera. In effetti una cosa molto interessante da costruire sono queste, gli avamposti. Gli avamposti possiamo costruirli sia dentro che fuori i nostri confini, praticamente ovunque. Credo che solamente all'interno dei confini nemici non possiamo costruirli, e questi hanno un ampio raggio visivo che ci permette di vedere in anticipo gli attacchi all'avanzamento di altre popolazioni. Qui abbiamo costruito e con questo aumentiamo il campo visivo dell'avamposto. Ah, un lupo. Ritorniamo ai ripari dove sono i cavalli aerei. Oh, eccoli qua. Oh, fortunatamente un legionario è venuto in soccorso, ma non so. Ok, fortunatamente la meglio. Magari costruiamo un altro magazzino qua vicino in modo da liberare spazio, così da poter costruire tutto attorno dei campi. Con questo cavallo andiamo sempre in esplorazione. E un altro edificio importante da costruire per la difesa sono le torri che siano di avvistamento di pietra. Queste permettono di scagliare frecce a chiunque si avvicini. Anche queste aumentano la distanza ai nostri confini. In effetti potevo votarla. Non mi piace l'angolo di questa torre, ma vabbè, ormai l'ho piazzata così e mi secca distruggerla. Aumentiamo la velocità di raccolta. In effetti una cava di pietra non è che mi fa così schifo se solo ne trovassi uno. Qua ci sono altri animali, quindi altro lavoro per i nostri cavalieri. Ok, qua abbiamo la torre avvistamento, sentinella, abbiamo più 50 di frecce predefinite, mi piace. Un altro magazzino qui. Ho sempre di ferro, a me di metallo me ne serve una di pietra. Perché sono utili quelle di pietra? Intanto sono utili tutti i materiali qua, ma soprattutto sia estrazione della pietra che del metallo richiedono unità di pietra, sì, richiedono unità di pietra per essere sviluppati. Magari costruiamo adesso anche tanto qualche altra casa, però pensiamo anche alle unità militari adesso che siamo abbastanza solidi con le risorse. Allora, costruiamo una forgia. Questo ci permette di... La costruiamo... Ma sì, dai qua. La forgia ci permette di sviluppare armi ed equipaggiamenti.
Quidest, Gogam. Qui adesso aumentiamo le lance, anche perché la maggior parte dei soldati che ho sono lancieri. Qualche altra casa che non guasta. In questa mappa non ricordo se ci sono zone marittime o fiumi. Perché possiamo anche costruire il porto dei cacciatapesti alla pesca e al commercio navale. Beh, intanto costruiamo il mercato. Costruiamo... mi piace qua. Ecco, qui ho visto che ci sono 2 unità che sono sostanzialmente non frega niente, quindi le mandiamo a lavorare. Allora, questo ci permette di aumentare il raggio d'attacco di più 8. Penso siano i metri, però sappiamo che è una cosa buona a prescindere dall'unità di misura. Quidest, Gogam. Allora, vediamo che altro possiamo sviluppare. Cartografia non ci serve perché non abbiamo alleati. Questo ci permette di vedere la posizione e lo stato di avanzamento delle società alleate. Non le abbiamo, siamo solamente neutrali con chi è che siamo alleati, con Minurus. Non ci dà alcun vantaggio questo tipo di avanzamento al momento. Allora, con questo invece possiamo produrre unità civili dalle case. Richiede più tempo, ma ci lascia molto più spazio libero per il foro. Continuiamo a sviluppare gli arsenali. Sia la caserma che la scuderia richiedono pietra. Pietra non ne abbiamo. Qui sviluppiamo il mercante. Allora, dobbiamo andare in esplorazione alla ricerca di pietra. Quindi prendiamo questa unità e andiamo un po' in giro. Ci serve la pietra. Mentre questo va. Oh, qui abbiamo dei tesori. Questi sono molto utili per le risorse. Questo cos'è? Oh, pietra, l'abbiamo trovata finalmente. Allora, a questo punto possiamo fare una cosa che è molto molto bella. Costruiamo qua un centro cittadino o altre risorse, fantastico. Costruiamo un centro cittadino lì e raccogliamo la pietra, però se ricordo bene. Per il centro cittadino. Allora, a questo punto la pietra possiamo anche comprarla volendo. Tanto raccogliamo qui le risorse.
Spero che contenga la pietra perché ce ne servono 300 di risorse di pietra. No, niente di pietra, vediamo qui. Oh, altra pietra. Niente pietra. Allora la compriamo. 1, 2, 3, 4. Ok, sufficiente. Ah oui. E qua costruiamo il nostro centro cittadino. Lo ruotiamo. Anzi, ma come? A me piace più qua per il centro cittadino. Quindi andiamo qui. Gogam. Ah ouais. En bout là-bas. Quid est? No, qui non possiamo costruire. E quindi aspettiamo. Ah ouais. Kogam. Quid est? Gogam. Torniamo ai nostri regionali. Ecco, sì, abbiamo scelto bene questo posto perché abbiamo sia la pietra che il ferro, il legno, abbiamo un po' tutte le risorse, quindi questo è un buon punto per costruire il nostro centro cittadino. Anche perché è anche un poco più ampio e ci permette di posizionare meglio le difese. Da qui sviluppiamo più 15% dei profitti. Quid est? Quid est? Ah oui. Qua magari ne prendiamo metà, facciamo Ah oui. 8 Quid est? e a 8 gli assegniamo la pietra e a tutti gli altri il ferro, il metallo, insomma. Ah, 30 secondi, quindi non di aspettare. Allora, qua abbiamo delle unità senza che non fanno nulla. Andiamo qua e nelle vicinanze del nuovo centro cittadino costruiamo un altro mercato in modo da permettere gli scambi. Credo che questo porti un vantaggio, almeno così mi sembrasse. Quindi sì, possiamo fare le tratte mercantili anche all'interno dei nostri stessi mercati. Hai il fic là-bas. Ah oui. Gogam. Questi mandiamo qua, questi qua. E qui pensiamo alla generazione di nuovi soldati, all'addestramento di nuovi soldati. Ma io qui magari una fattoria ce la metterei. Le fattorie che servono? Le fattorie servono alla generazione di allevamenti. Perché in effetti, come si chiamano? Mi dimentico le parole. Gli animali selvatici non sono infiniti, ma tramite le fattorie possiamo generare animali infiniti e di conseguenza risorse alimentari virtualmente infinite, così come per i campi. Invece risorse come la legna, la pietra e il ferro sono limitate all'interno della mappa, quindi una volta che saranno consumate potremmo ottenerle solamente tramite commercio. Ah ouais. Allora, Ah oui. impostiamo il mercato d'origine e il mercato di destinazione e quindi abbiamo la tratta mercantile. Qui ci costruiamo una villa
E in questo modo possiamo raccogliere abbastanza vicino le bacche. La villa funziona come un magazzino per le risorse alimentari. I magazzini invece solamente per legno, pietra e metallo. Anzi, vediamo se possiamo migliorare l'estrazione. Sì. Qui est? Ok. Giriamo l'equipaggiamento. Abbiamo possibilità che non fanno nulla e gli diamo qualche lavoro. Allora possiamo creare una caserma. La creiamo qui, Aedificabo. accanto al mercato. Quid est? Aedificabo. Lasciando questa vietta nel mezzo per permettere il passaggio. Creare delle strade strette ha una ragione strategica nel caso di attacchi, appunto. Mi hanno attaccato, dove mi sta attaccando. Perché sono attaccato? Ah, ecco qui. Mi sa che questa partita è già finita. Insomma, ho pensato tanto alla raccolta di risorse, ma non alle difese. In effetti per giocare bene in questo gioco bisogna pensare bene in maniera equilibrata a tutto. Tanto alle risorse, alla popolazione, ma anche e soprattutto al difendersi dagli attacchi delle popolazioni avversarie. Raduniamo tutti i nostri soldati, tutti i nostri uomini e pensiamo a difenderci. Ma ragazzi, io la vedo male. La vedo molto male. E ho piazzato la torre poi nel punto sbagliato. Sarebbe stata utile averla da questo lato. Insomma, ormai siamo qui in ballo. Contiamo la partita fino alla fine e ci godiamo il massacro. Cioè, godiamo. Voi da spettatori sì, io un po' meno. Costruiamo... Ma sì, dai. Oltre la torre. No, anzi. Costruiamo una scuderia. E voi cosa fate? Difendete il vostro popolo. Ragazzi, la situazione è tragica. Allora, piazziamo un monastero. Questo è utile perché ci permette di guarire le nostre unità nelle vicinanze o tramite il supporto dei monaci. Distruggiamo perché la protettrice non ci permette di passare. E mentre io penso a queste opere di urbanistica vengo massacrato.
non ho che sto facendo questi, no. Niente civili. Aui. Pugnabu. Koga. Koga. Ah, maledetti. Ah, questa è pure conquistata, fantastico. Quid est? Inkedam. Aui. Agredia. Agredia. Aui. Pugnabu. Ah, mi stanno attaccando il centro città. Era solo questione di tempo prima che arrivassero qui. Quid est? Inkedam. Quid est? Pugnabu. Ma quanta vita possiede? Cioè, ha un esercito immenso. Beh, certo, io non mi sono dedicato poi così tanto allo sviluppo delle unità, però, insomma. Ok, abbiamo perso il nostro centro cittadino. Aui. Pugnabu. Aui. Pugnabu. Dato che popolazioni sono? Questi saranno i persiani, penso. Quid est? Aui. Vabbè, penso che questo gameplay si può chiudere qui. Insomma, spero che vi sia piaciuto il video, di vedere questa partita 0D. Insomma, come sempre ci vediamo al prossimo video. Vi aspetto America con un nuovo video di elettronica. Penso di riprendere la nuova... Oh, insomma, mi sono impappinato. Sono un po' stanco, scusatemi. In ogni caso, domenica ci rivediamo con un nuovo video di elettronica. Da giovedì prossimo penso di riprendere la rubrica Akran con un nuovo gioco. Insomma, sono ancora in fase di vedere un po' che cosa fare. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima. Ciao!